Le festività natalizie si avvicinano e ho pensato di portare sul canale i cappelletti romagnoli in brodo. Le versioni tradizionali sono soli formaggi, che è la ricetta di oggi, oppure anche con l'aggiunta di carni bianche che verranno fatte in un altro momento. Se li cercate sul canale trovate già il video dedicato ai tortellini e ai brodi, così poi avrete una panoramica completa per deliziare le pance dei vostri commensali per le feste. Ma adesso bando alle ciance, sigla e li prepariamo insieme. In questa videoricetta sto usando le uova che mi ha regalato la vicina con 2 tuorli cada una, quindi ne uso solamente 2. Voi seguite le indicazioni che vi ho dato per 3 uova medie per 300 g di farina. Dopo aver reso meno indisciplinate le uova, quindi un po' più cremose, portiamo verso il centro la farina e la stemperiamo nel composto di uova. Dopodiché iniziamo a impastare con le mani, portando l'impasto verso di noi con la punta delle dita e poi usando la parte finale della mano, quella del polso, verso il polso per impastare. Quando iniziamo ad avere un composto sodo ci puliamo bene le mani e puliamo altrettanto bene il tagliere. Continuiamo poi ad impastare il tempo necessario per ottenere un panetto liscio e omogeneo che metteremo a riposare sotto una ciotola di vetro per un'ora e nel frattempo prepariamo il ripieno dei nostri cappelletti di magro. Trascorso il tempo di riposo dell'impasto lo dividiamo per praticità a metà e tiriamo una sfoglia molto sottile come fosse quella dei tortellini. Ogni tanto a riempire con i cucchiaini ci provo, ma in realtà per me la cosa più pratica e più pulita è farlo con la sacca da pasticcere. Voi fate come vi viene meglio. Ricordiamo di iniziare a piegare i quadrati verso i bordi, che sono quelli che seccano prima. Accoppiamo la punta, sigilliamo bene i lati del triangolo, medio e pollice per dare la cicciosità, e poi in questo modo, come vi faccio vedere con gli angolini verso l'altro, andiamo a sigillare. Acqua bollente e salata, cuociamo i nostri cappelletti per 30 secondi, non di più, soprattutto se sono freschi. Poi li preleviamo con un ragno e li mettiamo a terminare di cuocere nel brodo bollente per un altro minuto più o meno. Pronti e fumanti per essere gustati. Grazie per aver guardato la videoricetta. Vi ricordo anche che li potrete da freschi congelarli e noi ci rivediamo 2 volte a settimana su questo canale per nuovi contenuti. Ciao!